Ciao, oggi vi parlerò di questo piccolo dispositivo. Si chiama Fritz VLAN Repeater. Sì, proprio Fritz. E come dice il nome, è un repeater, cioè un ripetitore di segnale Wi-Fi. E se vi interessa, adesso vi racconto un po' come funziona e se vale la pena di acquistarlo. Per l'esattezza il mio è il Fritz VLAN Repeater 1750E, cioè il top di gamma della famiglia di extender Wi-Fi Fritz. Questo significa che è in grado di gestire il protocollo Wi-Fi AC in doppia banda, cioè da 2,4 e 5 MHz fino appunto a 1750 megabit al secondo di banda complessiva. Caratteristiche queste che lo rendono particolarmente adatto soprattutto qualora si faccia uso di streaming in alta definizione o gaming online. Il prodotto si presenta così, assomiglia un po' a un caricatore da parete e in effetti è un unico pezzo che ha già incorporato lo spinotto per la presa elettrica. Non ci sono tasti di accensione e per farlo partire è sufficiente appunto collegarlo alla corrente elettrica. La prima configurazione può seguire due strade, una molto semplice è quella che sfrutta lo standard VPS e quindi se il modem o il vostro router ne è provvisto basterà premere il tasto VPS prima sul router e quindi sull'extender e i due dispositivi si metteranno in collegamento autonomamente senza richiedere altri interventi e bam, il gioco è fatto. Altrimenti bisogna avvalersi dell'interfaccia del Fritz, che fortunatamente è anche in lingua italiana e che guida passo passo l'utente verso la configurazione. Configurazione che prevede appunto che il Fritz si agganci alla rete preesistente e provveda a creare un'estensione della stessa. Vi garantisco che non è per nulla difficile, anche se l'opzione VPS è sicuramente la migliore e la più veloce. Peraltro non è necessario che il router sia della stessa marca, il Fritz infatti è compatibile con qualsiasi altro router o modem, io ad esempio lo uso tranquillamente agganciato ad un router TP-Link. L'interfaccia utente devo dire, sebbene graficamente non sia particolarmente accattivante, è comunque piuttosto intuitiva da utilizzare e peraltro dà accesso a numerose funzioni e informazioni, come ad esempio un report sull'affollamento delle varie reti circostanti sui vari canali o informazioni sul consumo di corrente, così come report di tutti i vari eventi, dispositivi connessi e così via. Insomma, sicuramente è una delle più complete e facili da consultare che mi sia mai capitata. Le prestazioni del Fritz inoltre sono molto buone, permettono di coprire tranquillamente un appartamento di medie dimensioni e io ad esempio aggancio il segnale al piano superiore e riesco a diffonderlo su tutto il piano inferiore. Il mio consiglio comunque è quello di posizionare l'extender in una posizione intermedia, cioè dove possa prendere bene il segnale dal router e allo stesso tempo diffonderlo nell'ambiente circostante. A questo proposito sono molto utili questi LED che danno un immediato colpo d'occhio sulla qualità del segnale ricevuto dal router. Io poi ho trovato molto utile la presenza di una connessione Ethernet per collegare eventuali apparecchi privi di Wi-Fi, come ho fatto io collegando ad esempio la mia Smart TV e il NAS che sono sprovvisti appunto del modulo Wi-Fi. Nel complesso quindi non posso fare altro che parlare bene di questo repeater Wi-Fi Fritz, un repeater che è completo di tutto e ha ottime prestazioni. Ne ho provati altri in questi anni e questo vi dirò è il migliore dal punto di vista delle prestazioni e da quello delle varietà di informazioni disponibili. Ma magari fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate della marca Fritz, se la conoscevate già o se comunque avete avuto già esperienze con questo tipo di accessori. Come sempre, se volete supportare il mio canale potete farlo con un mi piace, una condivisione o iscrivendovi se ancora non l'avete fatto. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui su pensaremac.it.